Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento in giardino. Oggi volevo raccogliere una radice di rafano. Adesso qui vedete questa aiuola di rafano che è particolarmente sporca, piena di erbe che sono cresciute insieme al rafano, quindi è difficile distinguere le sue foglie che tra l'altro si sono già un pochettino seccate perché è cambiata la temperatura, ci avviciniamo all'autunno vero e proprio e quindi questa pianta comincia un pochettino a perdere anche alcune foglie. Io adesso vado ad eliminare tutto ciò che non è rafano, perché è cresciuta anche tanta ortica. Ultimamente ho trascurato parecchio alcune aiuole, quindi c'è da fare una bella pulizia. Vado a togliere tutto quello che non è rafano, così si possono vedere un po' meglio anche le foglie di questa pianta. E potete anche distinguerla poi nel video, perché effettivamente è stata un po' sommersa da gramigna, trifoglio giallo e altre piante che sono cresciute insieme al mio rafano, alle mie piante di rafano. Bene, ho ripulito l'aiuola in cui c'è il rafano, ci saranno un 10 piante, se non di più. Queste piante mi sono state regalate dalla mia vicina di casa Camelia e una mi è stata regalata invece da un mio amico Stefan, che è questa qui, è la più grande, è quella che ha, se non sbaglio, già 2 anni, in cui 2 anni fa l'ho messa qui nel terreno. Queste invece hanno 1 anno, il prossimo anno faranno appunto 2 anni. Dico questo perché quando ci viene regalata una piantina di rafano la mettiamo in terra, la facciamo crescere, ma per ottenere una radice di una dimensione buona per poterla cucinare e per non disturbare troppo la pianta, la radice dovrà essere estratta dalla terra dal secondo anno in poi, ancora meglio dal terzo anno in poi. In questo modo la radice cresce bene sottoterra e riesce a svilupparsi per bene, e quindi quando noi la togliamo dalla terra è una radice che dovrebbe essere anche di grosse dimensioni. Adesso sono molto curioso perché volevo estrarre quella più vecchia, ovvero quella che mi aveva regalato il mio amico Stefan, e quindi una pianta di 2 anni, 2 anni e mezzo, quindi circa 2 anni e mezzo, e quindi la radice credo che sia abbastanza grande. Per contro però devo dire che io, avendo un terreno argilloso, il terreno argilloso impedisce un buon sviluppo di piante dotate di radici commestibili. Ad esempio nel mio terreno le carote non riesco a piantarle perché non crescono bene, perché è un terreno troppo compatto. Quello che volevo fare io poi quest'autunno è spostare queste piante di rafano da questa zona, sistemandole sotto il gelso, in modo da dargli anche una leggera ombreggiatura, e soprattutto lavorare per bene la terra aggiungendo un po' di perlite di compost per renderla un pochettino più friabile e non troppo compatta. In questo modo dovrei ottenere delle radici di rafano molto più grosse e ben sviluppate. In più c'è anche da dire che il rafano è una pianta che apprezza anche il sole diretto, ma va bagnata più spesso. Se la teniamo leggermente in una semi-ombra, le foglie saranno molto più grosse, molto più belle, e la pianta andrà bagnata un pochettino meno. Comunque sopporta sia la mezz'ombra che il sole diretto. La parte più importante nella coltivazione del rafano è proprio il terreno, perché come tutte le piante che producono, come dicevo, delle grosse radici o delle radici da raccogliere per poterle mangiare, il terreno deve essere non troppo compatto, altrimenti lo sviluppo è deforme e non è completo. La pianta non riesce a sviluppare bene il suo rizoma, ma questo io lo vedo anche in alcuni bulbi piantati qua in giardino che faticano veramente tanto a svilupparne altri, proprio perché c'è una compattezza proprio di questo terreno argilloso. Amoracia rusticana, questo è il nome del rafano, è una pianta commestibile, si possono mangiare anche le foglie. Quello che viene raccolto più che altro è appunto questa grossa radice bianca con questo aroma fortissimo, potentissimo. È una pianta da consumare con tanta moderazione perché può dare problemi di stomaco ed è sconsigliatissima, da quello che ho letto anche su alcuni libri che ho a casa, a chi soffre di problemi renali, perché è molto potente e quindi è un qualcosa che va mangiato con moderazione. Io volevo raccogliere quella radice per fare una cremina, veramente poca,
e poi il resto della radice pulirla per bene, tagliarla a pezzettini e congelarla poi dentro un sacchetto, in modo che io durante l'inverno, quando voglio fare un minestrone, voglio dargli quella tocco di questa piccantezza balsamica che ha il rafano, prenderò un piccolo cubettino di questa radice congelato e l'aggiungerò al mio minestrone in modo da dargli questo retrogusto. Mi raccomando, è una pianta buona, la salsa Cren che viene creata ad esempio in Nord Italia, è molto utilizzata, nel Trentino se non sbaglio, nel Veneto. Questa salsa è veramente ottima, è veramente buona, però anche lì non bisogna assolutamente esagerare nel consumo, proprio per il fatto che, come dicevo, questa pianta è molto potente, sia come gusto che come aroma. Addirittura quando si grattugia la radice per pulirla e per ridurla poi in poltiglia per creare questa salsa, non bisogna respirare appunto il suo odore, perché è così potente che riesce a fare lacrimare anche gli occhi. Quindi pensate un po' all'effetto che ha anche sull'organismo. Ha delle ottime proprietà il rafano, anche una persona influenzata può magari mangiarne un pochettino perché è un po' espettorante, nel senso che libera un po' i polmoni, ci libera anche un po' le vie nasali, come viene detto, ma sempre tutto con molta moderazione. Allora, io ho pulito la mia aiuola, poi dovrò pulire tutte le altre aiuole del mio giardino, c'è tantissimo lavoro da fare, in effetti mi devo mettere lì con impegno e cercare di ripulire il tutto. Adesso l'erba sarà da tagliare un po' meno, quindi c'è più il tempo di curare un pochettino le aiuole, perché la pioggia, questo cambiamento di clima hanno fatto un po' di disastri, hanno lasciato crescere ancora altra erba in zone in cui l'avevo tolta. Comunque lavori che farò poi durante l'inverno per risistemare un pochettino il mio giardino. Qui ho fatto un po' di pulizia, ho tolto un po' di gramigna, c'erano delle ortiche, vedo qua dentro anche la presenza delle onnipresenti lumache senza guscio, che sono venute qui a nascondersi sotto le foglie del rafano. Una pianta che viene anche mangiata un pochettino dalle lumache, ma non patisce molto questo, perché vedo che l'assaggiano, però probabilmente il gusto delle foglie è anche particolarmente forte e credo che non lo apprezzano molto. Allora io ho preso la mia vanga forca e con questo andrò a scavare per estrarre la radice del rafano più vecchio di questa aiuola, ovvero questa pianta qui. È una pianta abbastanza rustica e anche abbastanza invadente. Io qui avevo sistemato un 6-7 piante, adesso ne ho credo più di 10, e quindi vedete che è una pianta che poi si espande molto nel terreno, quindi se la vogliamo piantare non mettiamola proprio vicino all'orto, ma nei dintorni, in modo che abbiamo una zona riservata solo al rafano, alla moracia rusticana, questo è il suo nome. Allora vado a estrarre la radice e vediamo se ho la sorpresa di trovare qualcosa di veramente grande, oppure, visto il terreno argilloso che ho, non ho curato molto, non ho aggiunto per lite l'impianto di queste piante di rafano, vediamo che cosa riesco ad ottenere. Bisogna andare molto in profondità. Eccola qui, questa è una radice di 3 anni. Non si è sviluppata tantissimo, andrà tagliata qui e utilizzerò questa parte. Poteva essere molto più grande, qui vedete che si è spezzata e si è spezzata. Quando la radice di rafano si spezza nella terra, il prossimo anno produrrà poi un'altra pianta. Infatti qua sotto c'è un altro pezzo. L'odore è veramente fantastico, ma molto potente. Attenzione quando poi la grattugiamo, la prepariamo, di non annusare tutta la radice grattugiata, perché veramente può essere addirittura doloroso per il naso. Io l'ho sperimentato e non lo rifarò più. Qui c'è un'altra piccola radice di rafano, queste sono altre 2 piantine che sono cresciute vicino. Queste praticamente cosa farò io? Andrò a ripiantarle. Comunque sistemo adesso qui la mia radice di rafano. Queste 2 piantine al momento vado a rimetterle qua nello scavo e poi nei prossimi giorni
volevo spostarmi queste piante di rafano e trovargli un'altra sistemazione, anche se devo dire che facendo dei danni nell'estrazione di queste radici, puntualmente qui vedrò spuntare sempre un po' di piantine di rafano. Qui ad esempio c'è una radice molto lunga, questa ad esempio per utilizzarla bisognerebbe pulirla bene e poi tagliarla tutta a pezzettini. Anche questa ha questo odore veramente fantastico, io adoro il sapore e l'odore del rafano perché è proprio un qualcosa di balsamico. Io vado a sistemarle qui, nei prossimi giorni deve piovere, quindi queste piante non soffriranno tanto, il terreno è bagnato e dopo me le sistemerò. Volevo spostare le mie piante di rafano sotto i gelsi in modo da farli crescere un po' in semiombra per ottenere anche delle foglie molto grandi, perché poi magari il prossimo anno voglio anche assaggiare le foglie perché a quanto pare sono anche commestibili, per capire anche che gusto hanno e per vedere come utilizzarle poi in cucina. Una pianta facilissima da coltivare, partiamo da una pianta e nel corso poi degli anni ne avremo poi tante altre e sempre queste radici ogni anno da raccogliere per poter preparare questa buonissima salsa piccante balsamica. Quest'anno ho avuto una bellissima sorpresa, così come tentativo, come prova, ho sistemato queste 4-5 piante di peperoncino calabrese e vedete che qua sotto ha cominciato veramente a produrne tantissimi. Io ogni 2-3 giorni vengo qua in giardino, mi raccolgo i miei peperoncini che sono straordinari. Il peperoncino calabrese l'ho già detto anche in altri video di appuntamento in giardino, io lo adoro e lo sto facendo seccare in un essiccatoio fuori casa molto arieggiato in modo che possano seccare. Io vado a casa, li taglio poi nel senso della lunghezza col coltello, separo le due metà e li sistemo poi adagiati in questa rete fuori casa al sole in modo che possano seccare. Ho già fatto un po' di polvere di peperoncino tramite questi peperoncini raccolti. Cerco di raccogliere praticamente solo quelli che sono un po' più rossi, in più alcuni crescono tantissimo. Purtroppo al momento non ho dei peperoncini molto lunghi, ma vi faccio vedere ad esempio questi, guardate qui, non so se si vede dall'inquadratura, sono veramente grossi e aspetto solo che prendano questo colore rosso proprio del peperoncino. Qua sotto ce n'è uno anche che si sta colorando, ma è ancora un pochettino scuro. Io vado a togliere tutti quelli invece che hanno fermato la crescita con questa dimensione al momento. Poi comunque giornalmente vengo qua in giardino e mi raccolgo i miei peperoncini. Guardate qui che cosa ho trovato, finalmente un bel peperoncino calabrese bello grande, mi piace. Questo andrà tagliato anche 3 punti perché in 3 pezzi per farlo seccare. Eccomi qua alla fine di questo video, un video abbastanza breve. Qui ho la mia pianta di rafano che andrò poi a tagliuzzare, preparare poi stasera, togliendo tutta questa parte verde che sarà portata nel compost. Qui ho raccolto già qualche peperoncino, adesso poi mi metterò qui e cercherò ancora qualche peperoncino che si sta sviluppando e che è di un bel colore rosso, in modo da continuare questa operazione di essiccatura dei miei peperoncini per ottenere una bella polvere da usare poi quest'inverno in cucina. In più volevo portarvi 2 secondi, proprio una cosa molto veloce, davanti al Sauromatum guttatum e davanti agli arum, perché mi piacerebbe parlarvi velocemente di piante che si addormentano e piante che si svegliano, perché in questo momento c'è proprio questo scambio in questa aiuola tra foglie di una pianta e foglie dell'altra. Una pianta sta andando piano piano a dormire e l'altra invece si sta risvegliando. Eccomi qua a parlare di sonnolenza e risveglio. Come potete vedere il Sauromatum guttatum in questa aiuola, ho fatto un video in cui ho portato i suoi bulbi all'interno della terra, si è sviluppato, ha fatto tutta la sua vegetazione e adesso vedete che si sono sdraiate un pochettino, alcune foglie sono addirittura già gialle, queste pian piano la pianta le perderà, andrà in riposo, il Sauromatum andrà a dormire, andrà in riposo tutto l'inverno e spunterà poi nella primavera dell'anno successivo. Ma in questo momento c'è uno scambio, un piccolo scambio che non potete vedere perché è molto piccolo. Stanno già crescendo le nuove foglie dell'Arum maculatum,
Un arum che sviluppa le sue foglie appunto in autunno, le porta fino alla primavera inoltrata per fiorire e poi sparire nuovamente quando poi rispunterà il Sauromatum. E in più con veramente molta gioia, qui ci sono 3 foglie che stanno spuntando dell'Arum maculatum, con tantissima gioia in questo momento, mentre una pianta va a dormire, si è risvegliato l'Arum italicum che avevo trovato l'anno scorso, messo qui sperando di non perderlo, e vedete che le sue foglie, adesso qui c'è il Sauromatum che le copre, comunque c'è un risveglio, quindi una pianta sta andando a dormire e l'Arum italicum invece si è svegliato, quindi colonizzerà di nuovo questa aiuola. Se durante la progettazione di una aiuola mettiamo piante che si sostituiscono nel corso delle stagioni, allora otterremo sempre foglie o fiori in tutto il corso dell'anno nel nostro giardino. Con questo concludo il video e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti!